È uscito oggi sul nostro sito il periodico rapporto statistico annuale con i dati relativi al 2024, che trovate scaricabile anche in descrizione. Da annilafionda.com è impegnata a raccogliere e analizzare 4 tipi di dati. Anzitutto quelli sui femminicidi, allo scopo di fornire al pubblico una misurazione la più esatta possibile di un fenomeno che tanto allarme suscita sul piano mediatico. Inoltre vengono raccolti essenzialmente attraverso gli articoli pubblicati sui media e rilevati da Google Alert tutti i casi in cui una donna porta in tribunale un uomo in base a una falsa accusa, i casi in cui le donne attuano violenza contro gli uomini oppure contro minori e anziani. Essendo questa la fonte dei dati, siamo consci di proporre soltanto la misurazione della punta di un iceberg, ma meglio questo che il nulla totale. In questo video illustreremo sinteticamente le risultanze più importanti del rapporto 2024 e vi rimandiamo alla lettura del documento integrale per maggiori dettagli di metodo e approfondimenti di merito. Se cercate dati sui femminicidi tra i media generalisti, troverete vari articoli che per il 2024 parlano di carneficina, mattanza, strage, riportando i numeri più diversi in una gara a chi la spara più grossa. È un copione che si ripete ogni anno per l'ansia sistemica di poter dire che in Italia avviene un femminicidio ogni 3 giorni. Ma non è così. Per dimostrarlo abbiamo preso l'elenco dei femminicidi riportato dal Corriere della Sera, che conteggia ben 84 casi, li abbiamo analizzati uno ad uno applicando rigorosamente la definizione di femminicidio data dalla Polizia di Stato nel 2018. Risultato finale: i femminicidi propriamente detti nel 2024 sono stati 26, con un calo del 34% rispetto all'anno precedente. I restanti 56 sono stati omicidi volontari commessi da soggetti per cui non si può parlare di femminicidio o con moventi che con il femminicidio non hanno nulla a che fare. Nell'elenco del Corriere della Sera, ad esempio, c'è il caso di una madre uccisa dal figlio psicolabile, convinto di essere circondato da vampiri e cannibali, o casi con movente puramente economico, ad esempio l'incasso di un'assicurazione sulla vita della moglie. Di fatto, nel complesso, i non femminicidi sono molti di più e più diversificati dei femminicidi propriamente detti che, attestandosi su 26 casi, confermano l'Italia come uno dei paesi europei con il minore tasso di violenza letale in generale e in particolare contro le donne. Chiaro, anche solo una vittima sarebbe troppo, ma non si può non prendere atto che un fenomeno ammontante a 26 casi all'anno difficilmente può costituire un'emergenza nazionale, con buona pace dei manipolatori e delle manipolatrici di professione. Vera emergenza nazionale sembrano piuttosto essere le false accuse presentate da donne a carico di uomini innocenti che nel 2024 hanno avuto un'impennata del 30%. Tra le più gettonate tra le false accuse c'è, come sempre, la violenza sessuale al primo posto, seguita dai maltrattamenti in famiglia e dallo stalking. Si tratta di un vero profluvio di carte bollate che incastrano migliaia di uomini innocenti ogni anno in procedimenti che poi, nel 90% dei casi, finiscono in archiviazione o in assoluzione piena, il tutto intasando il già saturo sistema giudiziario con il relativo dispendio di risorse pubbliche, ma soprattutto con tutte le difficoltà conseguenti nell'individuare, in mezzo alla pletora di denunce strumentali, i casi veri e urgenti di violenza. Ma perché così tante donne utilizzano lo strumento delle false accuse? La risposta è perché tutto il sistema le sollecita e le facilita in questo senso. Messaggi incitanti alla denuncia si trovano ovunque, negli scontrini del supermercato, come sui bancomat o in ogni ufficio pubblico. Se dunque c'è la necessità, ad esempio, di vendicarsi di un ex, di allontanare un padre dalla prole e dalla casa familiare, di nascondere una scappatella, di evitare di pagare un debito, l'opzione giudiziaria rimane la più efficace, gratuita, a portata di mano, da utilizzare senza il timore di doverne poi pagare le responsabilità. Tutto ciò è talmente vero che nel marzo del 2024 abbiamo registrato il caso di un omino denunciato per maltrattamenti da una moglie che era il doppio di lui. A fine procedimento si è scoperto che invece era lei a maltrattarlo. Alla domanda sul perché avesse denunciato il marito, la signora non ha avuto remore a rispondere: l'ho denunciato perché era di moda, si sentivano continuamente notizie di donne che denunciavano i mariti e io mi sono adeguata. Quella delle false accuse è una delle più gravi anomalie di sistema oggi in Italia. Nonostante ciò, nessuno, tranne noi della Fionda.com, ritiene opportuno misurarla o occuparsene. Anche i dati delle violenze femminili sugli uomini risultano in aumento. I casi nel 2024 sono cresciuti del 20% rispetto all'anno precedente e tra le violenze più volentieri commesse dalle donne contro gli uomini spiccano in assoluto lo stalking e le lesioni aggravate. Vale la pena notare come il primo sia un reato puramente offensivo, non ci si può difendere facendo stalking, e come il secondo, coniugandosi con l'alta frequenza di tentati omicidi, smentisca l'idea dominante che le donne siano immuni dalla violenza, la quale sarebbe un monopolio solo maschile.
In realtà i dati svelano che la pulsione violenta prescinde dal sesso e dalla prestanza fisica di autori e vittime. Quest'ultima eventualmente ne influenza gli esiti, che però, anche quando non arrivano a essere mortali, non possono nascondere la volontà omicida o violenta di chi aggredisce. La violenza è una strategia che l'essere umano mette in atto quando può avere efficacia, e questo vale paritariamente per uomini e donne. Lo confermano, oltre svariate ricerche scientifiche, anche i dati sulle violenze femminili su minori e anziani, che rimangono pressoché invariati rispetto all'anno precedente. Questo è e vuole essere solo un quadro molto generico dei dati raccolti ed elaborati dalla Fionda.com, unica in Italia ad occuparsi di tematiche ingiustamente escluse dalle statistiche ufficiali nella smania di dipingere gli uomini, e soltanto gli uomini, come violenti e oppressori, e di giustificare così contromisure di legge apertamente sessiste. Il rapporto, per chi vorrà leggerlo, contiene molti altri approfondimenti relativi all'incidenza geografica dei fenomeni, alle ricadute sociali di ingiustizia e sofferenza portate da una narrazione falsata o omissiva, ma relative anche ad altre realtà che, per mancanza di risorse, non ci è possibile approfondire, pur meritando la massima attenzione. Il tutto con un obiettivo molto chiaro, che non è negare l'esistenza della violenza maschile contro le donne, bensì affermare che essa in Italia non ha le dimensioni con cui viene rappresentata, ma soprattutto che non è l'unica esistente. La violenza è una e va combattuta tutta, senza mistificazioni nei dati e senza vittime di serie A e vittime di serie B.